Ciao e benvenuto. Oggi in questo video parleremo di un argomento molto importante che è l'alimentazione che io utilizzo per le mie poiane di Harris. Ho deciso di fare questo video perché molti di voi, molti utenti e molti iscritti che seguono questo canale mi hanno fatto espressamente questa richiesta. Finalmente ho trovato il tempo per girare il video e quindi oggi eccoci qui a parlare dell'alimentazione che io utilizzo per le mie poiane di Harris. Ritengo che il segreto di una buona alimentazione sia nella variabilità dell'alimento che noi diamo e quindi cambiare spesso tipo di alimentazione, ma non dare sempre la stessa fonte proteica, giusto per intenderci. E soprattutto le necessità alimentari delle nostre poiane cambiano anche in base alla stagione. Quindi nella stagione invernale sicuramente avranno bisogno di un alimento un pochino più grasso, perché le temperature magari rigide richiedono comunque un apporto di maggiori grassi, mentre invece nella stagione estiva, quando il caldo la fa da padrone, sicuramente avranno meno bisogno di grassi, ma semplicemente di proteine e di una percentuale di grassi decisamente più bassa rispetto a quella invernale. In poche parole, dobbiamo aver ben chiaro in testa che avere una poiana di Harris grassa non vuol dire averla alimentata in modo corretto. Non vuol dire che se io peso la mia poiana di Harris e ha un bellissimo peso alto, non vuol dire che io l'abbia alimentata correttamente, perché bisogna anche tenere presente, come ho detto prima, di un calcolo, diciamo, di massa grassa e massa muscolare, e quindi bisogna tenere molto conto di questo fattore. Dobbiamo alimentare esattamente come l'allenamento fisico che noi facciamo per le nostre poiane. L'alimentazione deve essere anche basata in base al tipo di attività fisica che deve sopportare e supportare la mia poiana di Harris. E quindi è importante capire questo, cioè una poiana grassa non è necessariamente una poiana in ottima forma fisica, ecco, è un po' come funziona per noi. Quindi, visto che l'allenamento fisico la tratto da atleta, anche l'alimentazione che io do al mio rapace deve essere ovviamente funzionale a quella di un atleta, in poche parole. Quindi diciamo che allenamento fisico e alimentazione sono un'azione decisamente combinata, perché io faccio ingrassare magari la mia poiana di Harris durante anche il periodo della muta, perché necessita comunque di un apporto maggiore di nutrienti per effettuare in modo corretto la muta, ma devo poi tenere presente che tutto il grasso che lei accumula poi dovrò fare in modo con l'esercizio fisico e con la diminuzione del, della somministrazione di grassi all'animale alla fine del periodo di muta, questo grasso che lei ha accumulato grazie all'esercizio fisico si trasformi in tessuto muscolare e molto probabilmente quando avrete la vostra poiana ben allenata e ben muscolata, come si dice in gergo, il peso non cambierà molto, perché comunque ricordatevi che il tessuto muscolare, essendo molto più denso del grasso, pesa molto di più e quindi a vista magari la vostra poiana sembrerà eh, più snella, diciamo, ma quando andate a pesarla la differenza di grammi sarà veramente di poco, perché comunque ho fatto sì che con l'esercizio fisico corretto ho il metabolismo della mia poiana cosa fa? Scioglie i grassi per trasformarli in zuccheri e quindi utilizzarli come energia per sviluppare l'apparato muscolare. Ovviamente è importante che l'apporto di grassi sia bilanciato con l'apporto di proteine e con proteine che vengono da fonti animali diverse, perché a sua volta ogni animale che io uso come nutrimento per la mia poiana è un accumulatore di sostanze diverse, in base al fatto che sia un erbivoro o piuttosto che sia un granivoro, per esempio, o che sia anche un insettivoro. Quindi so che l'animale prettamente granivoro diventerà al suo interno del suo corpo un accumulatore di determinate sostanze, un animale erbivoro a sua volta sarà un accumulatore di altre sostanze e un animale insettivoro
accomulerà nel suo corpo altre sostanze. Dando questi tipi di alimenti alla mia poiana, farò in modo che la mia poiana assimili i nutrienti direttamente dall'animale che io offrirò come cibo. Ed è per questo che è ovvio che utilizziamo per lo più alimenti congelati e quindi acquistati ehm, su internet, come faccio io, ma credo che sia una cosa assolutamente normale, ma ci tengo a dire che ogni tanto è decisamente una buona cosa, ovviamente se si va a caccia e si catturano prede, lasciarle proprio come cibo alla nostra poiana, perché comunque sappiamo che l'animale selvatico in natura utilizza un'alimentazione diciamo molto più biologica rispetto agli animali d'allevamento e quindi sicuramente quell'animale che vive in natura e si alimenta in modo naturale accumula all'interno del suo corpo delle sostanze che sono decisamente importanti poi di riflesso per l'alimentazione della mia poiana. Quindi in poche parole quali sono gli alimenti che io utilizzo per le mie poiane di Harris? Penso più o meno quello che utilizzate tutti, quindi io alimento le mie poiane con pulcini di pollo, a volte anche con i pulcini di quaglia, anche se sono veramente piccoli, però sono una buona alternativa. Utilizzo la quaglia eh, adulta, non è viscerata, neanche i pulcini, a volte alcuni pulcini li eviscero per un discorso di controllo del peso, però quando faccio fare magari gozzo pieno e lo faccio fare una volta alla settimana, eh, utilizzo animali non eviscerati perché secondo dal mio punto di vista la maggior parte dei nutrienti si trovano proprio in alcune viscere degli animali che noi diamo. E quindi ricapitolando diciamo pulcino di pollo, pulcino di quaglia, quaglia, piccione tranquillamente, il coniglio soprattutto nella stagione estiva, anche durante la muta, per evitare che la mia poiana si appesantisca troppo di grassi, posso utilizzare anche il coniglio è un ottimo alimento, soprattutto se ho catturato diversi conigli durante la stagione venatoria e sono riuscito a metterli da parte in freezer, è un'ottima cosa, questo vale anche ovviamente per il fagiano che si può assolutamente dare, per l'anatra assolutamente e quindi io utilizzo questi sono gli alimenti che io diciamo utilizzo per l'alimentazione. Come ho detto prima, nella stagione invernale do più quaglia perché comunque è un alimento abbastanza ricco di grassi, mentre invece in estate durante la muta do anche la quaglia, do anche il piccione, ma spesso e volentieri utilizzo anche il coniglio. Diversi utenti che seguono questo canale, diciamo il mio canale YouTube, mi hanno fatto questa domanda, mi hanno posto questo quesito se io utilizzo anche il pesce. Io non utilizzo pesce, non ho mai dato pesce alle mie poiane di Harris, non entro nel merito se sia un alimento corretto o un alimento sbagliato, ma io non lo do, semplicemente perché cerco anche di rispettare l'alimentazione con la quale questi animali si sono evoluti e sono cresciuti nei loro ambienti. E visto e considerato che la poiana di Harris, almeno la maggior parte diciamo, dei ceppi di poiane di Harris sparse in giro per il mondo, nonostante abbiano un ampio areale, la maggior parte comunque si sono evolute in un ambiente povero, in un ambiente desertico, dove quindi sicuramente la cattura di pesci non era assolutamente così probabile e così semplice. E quindi semplicemente per quello non do pesce. Alcune persone mi hanno detto però il pesce è un'ottima fonte di cheratina. La cheratina sappiamo tutti è la sostanza con la quale sono fatte le piume, le penne, il becco e le unghie dei nostri rapaci esattamente come funziona per noi. È vero, il pesce contiene parecchia cheratina, ma semplicemente facendo una ricerca su internet per rispondere in modo corretto a questo quesito, ho visto che i maggiori alimenti eh, con cheratina sono i vegetali. Per esempio il cavolo contiene tantissima cheratina, ma comunque i vegetali di suo contengono veramente parecchia cheratina ed infatti gli erbivori
che hanno bisogno di cheratina perché comunque devono sviluppare zoccoli, devono sviluppare corna e avere un apparato osseo molto, molto forte, trovano diciamo, la cheratina nei vegetali. Di conseguenza, dando noi da mangiare alla nostra Poiana di Harris animali erbivori come può essere un coniglio, come può essere anche alcuni uccelli che sono anche erbivori, l'apporto di cheratina la mia Poiana la trova comunque negli animali che io do come cibo senza utilizzare il pesce. Poi ripeto, non entro nel merito, se qualcuno vuol dare il pesce è libero di farlo. Io semplicemente dico quello che io faccio e quindi come sempre non vieto nulla a nessuno, ci mancherebbe. Bene, spero che anche questo video sia stato di tuo gradimento. Se hai bisogno di ulteriori approfondimenti non esitare a scrivere qua sotto nei commenti un qualsiasi quesito e io assolutamente cercherò di rispondere e soddisfare tutte le vostre domande in base alle mie esperienze, diciamo. Se ti è piaciuto questo video lascia un like e se non sei ancora iscritto al canale iscriviti per dare il tuo supporto, diciamo, all'evoluzione e al sempre miglioramento di questo canale YouTube. Grazie